desiderio di diventare più forti nel ciclismo è una motivazione comune tra gli appassionati di questo sport. Ma perché abbiamo questa aspirazione? Alcuni hanno raggruppato la risposta in 3 spiegazioni diverse. La prima riguarda la competizione e miglioramento personale. Nel ciclismo la forza è fondamentale per competere a livelli più alti e migliorare le proprie prestazioni. Questo desiderio di migliorare personalmente è una delle principali motivazioni per diventare più forti. Salute e benessere. Il ciclismo è un'attività fisica che contribuisce significativamente alla salute generale. Diventare più forti nel ciclismo significa migliorare la propria forma fisica, aumentare la capacità cardiovascolare e rafforzare i muscoli. Questo porta a una migliore salute generale e a un maggiore benessere. Terzo e ultimo punto è la continua sfida personale. Ogni salita, ogni gara e ogni allenamento rappresentano un'opportunità per testare i propri limiti e crescere. Il desiderio di essere più forti è alimentato dalla voglia di affrontare e superare queste sfide, raggiungendo nuovi traguardi e obiettivi personali. Se vi riconoscete in una o più di queste situazioni, significa che desiderate migliorarvi e in questo video vi offrirò alcuni consigli utili a riguardo. Uno dei componenti fondamentali per monitorare e migliorare la forza nel ciclismo è il misuratore di potenza, i cui vantaggi sono assoluti. Un misuratore di potenza è un investimento importante, ma se volete migliorare le vostre prestazioni è un investimento che si ripaga in termini di risultati e soddisfazione. Potreste pensare che questo sia fattibile solo monitorando la frequenza cardiaca. Certo che è possibile, ma la qualità di allenamento è diversa. Per rendere maggiormente l'idea, il cardiofrequenzimetro è come un tachimetro che misura la velocità dell'auto. Ti dice quanto veloce stai andando, ma non ti dà informazioni sullo sforzo che sta facendo il motore. Il misuratore di potenza infatti fornisce dati precisi su quanto sforzo sta facendo il motore, permettendovi di ottimizzare l'andatura per migliorare l'efficienza del carburante e le prestazioni del veicolo. I vantaggi forniti dal misuratore di potenza sono assoluti perché fornisce dati precisi sullo sforzo fisico, permettendo di monitorare i progressi con grande accuratezza. Aiuta a creare piani di allenamento basati sulla potenza, ottimizzando le sessioni per migliorare la forza e la resistenza. Permette di analizzare e migliorare l'efficienza della pedalata, riducendo gli squilibri tra le gambe perché è cosa comune che la gamba dominante spinga più dell'altra. Ed infine consente di regolare l'intensità dell'allenamento durante la sessione stessa, mantenendo l'allenamento sempre efficace. Nel 2020 mi sono regalato il mio primo misuratore di potenza per prepararmi alla mia prima gara in mountain bike, la leggendaria Swiss Epic, una competizione a tappe di 5 giorni di altissimo livello, tanto che quell'anno partecipava anche Nino Schurter. Ore 7-5, la mia mattinata inizia così. La sfida era enorme, l'investimento nel misuratore di potenza mi ha fatto subito capire quanto la mia condizione atletica avesse dei margini di miglioramento e i dati del misuratore di potenza sono stati la mia guida costante verso questo miglioramento. Grazie a loro ho potuto quantificare i miei progressi e ottimizzare ogni aspetto della mia preparazione. Da allora il Power Meter è un accessorio di cui non posso più farne a meno ed attualmente è montato sulle 2 bici che utilizzo per partecipare a delle competizioni. La mountain bike per cross country Stall M3 Stage Race e la bici da corsa Pinarello X. Sia in allenamento che in gara, quando utilizzo queste bici ho impostato sul ciclocomputer 2 informazioni principali che sono ormai diventate vitali per me: il numero dei watt e la frequenza cardiaca. Conoscere questi dati è fondamentale per comprendere i propri limiti. Per quanto mi riguarda, so che in salite al 9-10% posso mantenere una media di 250 watt per 20 minuti, mentre posso durare anche 4 ore se resto su 200 watt. Questi dati mi facilitano nella gestione dello sforzo durante le gare e gli allenamenti. Grazie a loro ho imparato ad usare le energie al meglio, evitando sia i cali di ritmo che il rischio di esaurimento. Sulla mia Pinarello X monto il misuratore di potenza Shimano Ultegra R8100P, che presenta dei sensori su entrambe le pedivelle per calcolare la forza esercitata rivelando minime flessioni della pedivella meccanica. Inoltre ha un sensore di cadenza per misurare la frequenza di pedalata. Questo è importante perché la potenza è la combinazione di 2 fattori: la forza che le gambe esercitano sul pedale e la cadenza di pedalata, quindi il misuratore di potenza deve calcolare sia la forza che la cadenza.
Pur essendo strumenti molto sensibili, l'Ultegra R8100P è impermeabile, resistente alla polvere, al fango e generalmente robusto. È un misuratore a doppio lato, quindi misura la potenza generata da entrambe le gambe, garantendo una precisione dell'1,5%. È dotato di una batteria agli ioni di litio integrata e offre fino a 300 ore di autonomia. La batteria si ricarica con lo stesso filo per la trasmissione di I2 elettronica. Supporta connettività End+ e Bluetooth che permettono di collegare il misuratore di potenza a vari dispositivi e applicazioni come il Garmin Age o Rolly Smart per indoor training. In più ha la compensazione attiva della temperatura, infatti il software integrato compensa automaticamente le variazioni di temperatura, assicurando dati accurati in ogni condizione. Allenarsi senza un misuratore di potenza è come andare in palestra senza sapere quanti chili si stanno sollevando, facendo risultare l'allenamento una serie di sforzi casuali e difficili da misurare. Con un misuratore, invece, ogni pedalata diventa un esercizio preciso e misurabile. Saprete esattamente quanto lavoro state svolgendo a ogni intensità, permettendovi di progredire in modo costante e mirato. Quindi nel ciclismo un misuratore di potenza vi dice effettivamente quali pesi state sollevando. Per iniziare dovete prima scoprire quali pesi potete effettivamente sollevare, dovete sapere quanto siete in forma e poi dovreste scoprire le vostre zone di allenamento. Per farlo dovete fare un test. Ce ne sono diversi in rete, ma a mio parere il più semplice e ancora molto efficace è quello di calcolare lo sforzo massimo di 20 minuti. Per farlo bisognerebbe trovare un tratto di strada dove dare potenza continua ai pedali, evitando discese, curve strette e traffico stradale. Una volta ottenuti i risultati, potete visualizzarli e analizzarli tramite diverse app. Shimano per esempio ha la app iTube Ride, ma ce ne sono altri come Garmin Connect o Strava e queste app calcoleranno le zone di allenamento. Altra cosa importante è conoscere i dati della vostra frequenza cardiaca, che io chiamo il misuratore di sofferenza. La combinazione dei numeri della frequenza cardiaca insieme a quella del misuratore di potenza è una combinazione davvero potente che permette di sapere fondamentalmente quanto si sta migliorando. I progressi saranno evidenti quando noterete una frequenza cardiaca più bassa per una data potenza. Questo fenomeno però vi permette di capire anche se siete stanchi. Questo accade quando spingete tanto e vedete che la frequenza cardiaca non aumenta. Questo è un chiaro segnale di stanchezza. La configurazione del Power Meter Shimano Ultegra R8100P è molto semplice ed avviene tramite la app Shimano iTube. La app troverà i sensori del misuratore di potenza che dovranno essere associati ad una bici, nel mio caso la Pinarello X. A registrazione avvenuta si deve fare la calibrazione dei magneti. Prima di iniziare la bici deve essere in piano rispetto al terreno ed in posizione verticale, evitando di inclinarla a destra o a sinistra. Si ruota la pedivella in senso orario fino a quando si accenderà il LED attivato dal magnete. A questo punto si deve fare una foto e la calibrazione dei magneti viene completata. Il secondo step è quello di fare la calibrazione del zero offset. Si posiziona la pedivella a ore 6 e si schiaccia il bottone Start della app. In questo modo la calibrazione viene conclusa. Come collegare il Power Meter di i2 Ultegra al computerino? Allora, selezioniamo il profilo ROD, andiamo a selezionare impostazioni, selezioniamo sensori, aggiungi sensore, vado a selezionare il sensore della potenza e andiamo a schiacciare il bottone qua. Mostra sensori Bluetooth, ecco qua, l'ha trovato. Lo seleziono, vado a selezionarlo, dopodiché dico calibra, inizia, lampeggerà la luce
sulla guarnitura, ha trovato calibrazione corrente a -1, lo accetto e il gioco è fatto. Per concludere, prima di avere un ciclocomputer con wattometro o cardiofrequenzimetro, i miei allenamenti erano un po' alla cieca. Adesso, grazie a questi dati, ho una visione completa delle mie prestazioni e posso pianificare ogni uscita in modo mirato. È come avere un allenatore personale costantemente presente e in gara. Posso dosare le energie in modo intelligente, evitando di bruciarmi troppo presto. Consiglio vivamente a tutti i ciclisti di provare questa esperienza, ma l'altro consiglio importantissimo è quello di non diventarne schiavi. La varietà è il sale dell'allenamento, cercate quindi di non diventare schiavi dei numeri ed essere limitati da essi. A volte bisogna semplicemente uscire e goderci la nostra bicicletta. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!